Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincavo e questa è una lezione introduttiva alla masterclass di Power Query. Quindi oggi andremo a scoprire che cos'è questo strumento fantastico che è all'interno del nostro Excel dalla versione 2016 in su e vedremo le sue funzionalità principali che ci permetteranno di iniziare ad utilizzare lo strumento subito dopo aver visto questo video introduttivo. Poi se vorrete approfondire lo strumento potrete seguirvi tutta la mia masterclass presente all'interno del mio canale YouTube e andare nel dettaglio imparando varie tecniche di utilizzo di questo strumento. Allora, che cos'è Power Query? Praticamente Power Query è uno strumento che ci permette di importare i dati all'interno del nostro file Excel e ci permette anche di trasformarli, quindi è uno strumento di ETL, quindi di trasformazione del dato. Se andiamo anche su Google, non sappiamo che cos'è il termine, vedete ETL informatica, extract, quindi estraggo le informazioni dalle mie origini, le trasformo e poi le carico in una posizione finale, che nel nostro caso potrebbe essere il foglio Excel piuttosto che il modello di Power Pivot, e quello è un altro strumento che troviamo all'interno dell'Excel dalla versione 2016 in su. Allora, dove troviamo Power Query? Praticamente noi quando apriamo Excel ci troviamo qui, ok, è caricato di default dalla 2016 in su, quindi basterà andare nel menu dati e noi lo troviamo praticamente qui sulla parte di sinistra. Questi sono gli strumenti che ci danno l'accesso al nuovo tool Power Query, quindi se noi vogliamo semplicemente aprire il tool andiamo sul menu recupera dati, quindi dati, recupera dati e andiamo su avvia editor di Power Query. Quindi se noi facciamo questa cosa qua, quando noi lo avviamo vedete che si apre un'altra finestrina con scritto editor di Power Query. Questa finestrina qua, ok, se io clicco fuori, praticamente io sto cliccando fuori, vedete che non mi lascia cliccare fuori, perché quando entro sulla trasformazione, quindi l'estrazione, trasformazione e caricamento dei dati, quindi su questo strumento, non posso salvare il mio file, quindi devo finire tutte le operazioni che devo fare e poi quando ho finito devo fare un chiudi e carica e praticamente caricare i dati in una posizione. Solo quando esco posso salvare il file, quindi ecco una cosa importante: quando lavorate con Power Query ogni tanto ricordatevi di uscire per poi salvare il file, non si sa mai che il file vada in crash e eventualmente se non avete salvato perdereste tutto il vostro lavoro. Comunque sia, quando noi entriamo su questo tool qui, vediamo diversi strumenti, praticamente il menu Home che ci dà un po' di impostazioni e questa è la parte che ci permette di andare a recuperare i dati dalle nostre origini, quindi la parte di extract, ok, estrazione. Qui abbiamo tutti dei pulsantini che ci permettono di trasformare i nostri dati, quindi senza conoscere il codice. Power Query ci permette con dei pulsantini già pronti di generare il codice in automatico e di fare le operazioni ehm, che generalmente si fanno più spesso premendo semplicemente un bottoncino. Poi qui abbiamo delle operazioni se dobbiamo andare ad aggiungere delle colonne e qui abbiamo delle opzioni aggiuntive che vediamo alla fine. Allora facciamo un esempio, no? Ipotizziamo che noi vogliamo importare all'interno di Power Query, in modo da non utilizzare formule di Excel, vogliamo importare ad esempio una tabella che sta sull'Excel, quindi sul nostro foglio di lavoro. Noi basterà selezionare l'intervallo che ci interessa e andiamo qui da tabella a intervallo. Quando noi clicchiamo qui che cosa succede? Dice ok, che cosa vuoi importare? Questa cosa qua e voglio importarla con intestazioni, quindi se io premo ok si apre il tool di Power Query in automatico. Vedete qui c'è la barra della formula che praticamente Power Query lavora con il linguaggio M, però me la scrive tutta in automatica. Quindi sulla sinistra vedrò che ho importato la mia tabellina che era nominata tabella 1. Sulla destra invece di qua vedo i passaggi che vengono fatti, perché ogni volta che io compio un'operazione di trasformazione dei miei dati, qui si aggiunge un passaggio. Facciamo ad esempio un esempio. Questa qui facciamo che città, ok, voglio rendere il testo all'interno delle città tutto in maiuscolo. Allora andiamo nel menu trasforma, andiamo nella voce formato e gli dico guarda fammelo tutto in maiuscolo. Io clicco qui, senza scrivere nessuna formula lui mi ha trasformato il contenuto di questo campo in maiuscoletto e sulla destra vedete ha aggiunto questo passaggio. Ecco, questa è una cosa importante perché se io vengo qua e clicco sul passaggio precedente e guardiamo che cosa succede su questa tabella qui a sinistra, io torno indietro a come erano i dati nel passaggio precedente. Questa è una cosa molto bella di Power Query perché ogni passaggio, vedete, è come se io eseguissi una query, quindi ogni passaggio fa qualcosa.
qui mi collego all'origine, vedete che qui c'è ABC 1, 2, 3, ok, quindi il campo non è definito, non è formattato, lui in questo momento non sa se questo campo è un numero o è un testo, quindi un alfanumerico o un numero. Lo fa poi successivamente, l'ha fatto per noi in automatico, in modifica tipo, no? E quindi vedete l'ha trasformato in un 2, 3 e ABC. Se voglio forzare il cambio del formato ho due sistemi, vengo qui e clicco su questa cosa e vedete io posso convertire il formato del mio testo come io desidero, testo piuttosto che numero, data, eccetera. La stessa cosa vale per questo, piuttosto che posso selezionarmi entrambi i campi, posso andare ad esempio tasto destro, faccio modifica tipo e vado a convertire più campi contemporaneamente nello stesso formato, in modo da non passarmeli uno alla volta cliccando su questa voce qua. Quindi io posso anche selezionare col shift un intervallo, piuttosto col control seleziono le singole colonne. Però tornando sempre ai nostri passaggi, questa è una cosa interessante, perché ad esempio io sono sull'origine, no? E poi ha fatto subito il modificativo. Però ipotizziamo che il passaggio che c'è dopo io lo vorrei fare prima, quindi voi dovreste andare qui sulla X, cancellarlo, tornare sull'origine e fare l'operazione in maiuscoletto. Power Query ci permette anche di muovere i nostri passaggi. Noi prendiamo questo passaggio, lo trasciniamo su di una posizione. Ecco che dopo essersi collegati all'origine, per prima cosa lui farà praticamente l'upcase, quindi mi fa il maiuscoletto, e solo dopo andrà a farmi la modifica dei formati di campi. Questa è una cosa utile che a volte può tornarci utile. Quindi al di là di questi passaggi qua, ok, e ovviamente per cancellare un passaggio basterà fare canc, ok, vedete adesso l'ha cancellato, questo adesso lo rimettiamo in un 2-3 e questo lo mettiamo in ABC che va benissimo così. Quindi questo è per cancellare i passaggi. Adesso importiamo un dato dall'esterno, quindi andiamo nel menu Home, ad esempio, se andiamo fuori, anzi facciamo che questa tabella l'abbiamo trasformato, facciamo un chiudi e carica, e facciamo un chiudi e carica in. Quando voi finite di lavorare una query, dovete sempre fare chiudi e carica in. Quando arrivate qua, potete decidere dove posizionare il dato che avete trasformato e importato con Power Query. Quindi potete dirgli, guarda, mettimelo in una tabella di Excel, ok? E in questo caso potrei dirgli anche, guarda, mettimelo nel foglio specifico, mettimelo qua. Quindi l'output, l'ultimo passaggio che vediamo all'interno di Power Query sarà il nostro output. E questo output verrà depositato in questa parte qua di Excel, perché gli ho detto in una tabella nel foglio esistente. Però generalmente questa cosa non si fa mai. Di norma cosa si fa? Si fa sempre crea solo connessione. Adesso defleghiamo anche questo così vediamo che cosa succede facendo crea solo connessione. Noi facciamo ok, si apre il pannellino e qui vedete che c'è scritto solo connessione. Quando la query, perché tutto quello che noi facciamo in Power Query sono praticamente delle query, ok? Quando noi vediamo la voce solo connessione, il dato, anche se arriva dall'esterno, in realtà non viene caricato all'interno di Excel, è solo un link verso l'origine. È lì disponibile solo connessione. Questo ci torna utile se dobbiamo fare un'importazione, ad esempio, di una tabella e poi dobbiamo utilizzare questa tabella qui come appoggio per un'altra tabella, perché dobbiamo estrarci solo un campo, quindi non avrebbe senso importare poi in Excel il primo flusso. Importeremo in Excel solo il secondo che è completo di tutti i campi che ci interessano. Quindi questa è una tecnica utile, poi la vedremo ancora tra qualche minuto. Comunque se io poi ho cambiato idea, non la voglio più in sola connessione, ok? Posso fare sempre un tasto destro, carica in, e qui mi torna fuori lo stesso pannellino di prima. Ad esempio, facciamo un esempio, abbiamo due modi per mettere i dati su Excel che sono utili. Uno li depositiamo appunto come dicevamo sul foglio di Excel, però non è una cosa molto ottimale. Quindi lasciamo sempre crea solo connessione a prescindere e poi mettiamo questi dati qua sempre nel modello dati. Questa cosa qua, quando noi premiamo ok, lui recupererà le informazioni da questo foglio, ok, perché le abbiamo prese dal nostro file e quindi dice guarda ho caricato due righe, quindi lui le ha caricate, ma dove le ha caricate? Quando noi mettiamo il modello dati, ok, i dati finiscono all'interno dello strumento Power Pivot. Se andiamo qui su gestisci, ok, vediamo che qui praticamente, anche qui c'è un altro strumento che adesso non vado ad approfondire, però lui ha caricato i dati qua. Quando noi poi andremo a fare una pivot, quindi facciamo il menu inserisci, tabella pivot, ok, senza neanche entrare su Power Pivot, quindi anche se non vedete il menu non preoccupatevi, i dati comunque sono lì. Facciamo ok. Vedete che qui praticamente mi vede la tabellina che è quella col simbolino arancione, ok?
Questa è quella che abbiamo importato in Power Pivot. Questa invece è quella che sarebbe praticamente all'esterno, quindi qui su Excel. Vedete che qui trovo i miei campi e qui posso appunto andare a mettere le mie informazioni sulla pivot e lavorare. Il fatto di mettere i dati all'interno di Power Pivot è molto importante perché va a comprimere i vostri dati fino a 30-35 volte rispetto che a metterli all'interno di un foglio Excel. Questo è uno dei vantaggi. Il secondo vantaggio è che il foglio di Excel ha 1 milione di record. Superati quel milione siete fregati, nel senso che non potete andare oltre perché il limite del foglio di calcolo di Excel è 1 milione di righe. No? Quindi mettendolo su Power Pivot potenzialmente potete caricare anche 500 milioni di record. Quindi non avete più il problema del limite del foglio di calcolo. Quindi ci sono solo benefici ad utilizzare Power Pivot. In più, caricando i dati lì al posto che caricarli in un foglio Excel, le pivot saranno estremamente più veloci, un per 10, un per 20 rispetto a che fare una pivot che è collegata a dei dati posti su un foglio di Excel. Ok, questo per quanto riguarda quando terminiamo i processi con Power Query, dove li andiamo a caricare, quindi caricateli sempre su Power Pivot. Andiamo ad esempio adesso a prendere delle informazioni dall'esterno, quindi andiamo nel menu dati, andiamo ad esempio su recupera dati e qui ci sono i driver che ci permettono di connetterci alle fonti esterne. Se andiamo su file ci sono i classici, qui vediamo il driver per connettersi a una cartella di lavoro, quindi ci colleghiamo a un foglio Excel, piuttosto che a un CSV, piuttosto che anche a un PDF. Piuttosto che facciamo da cartella, adesso utilizziamo questo driver per fare un esempio, e qui andiamo praticamente a prendere una cartella. Allora, noi dobbiamo selezionare la cartella che ha dentro i nostri file. Adesso io ad esempio vado in questa, ok? Che quando entriamo però, vedete, io non vedo nulla, però in realtà qui ci sono le cose. Se prendo il percorso che sta qua su nella barra degli indirizzi e andiamo effettivamente a vedere che cosa c'è in questa cartella, vedete che qua ci sono dei file, ok? Però quando uso questo driver io devo dirgli solo che cartella voglio leggere, non mi fa vedere poi il contenuto della cartella, quindi in questo caso io faccio apri. Nel momento in cui faccio apri vedete che qui, vedete, trova i file, quindi anagrafica.csv, caratteristiche, dati, database, CSV, dei report di Power BI e così via, e anche dei report Excel, che sono proprio quelli che vediamo qui. Quindi in questo caso qua noi cosa faremo? Andiamo qui, ok, noi potremo scegliere di caricare queste informazioni qua così come le vediamo in questo momento. Facciamo carica e carica in e noi avremo questa tabella, quindi potremo mettere in Excel il contenuto della nostra cartella, ma non quello che c'è dentro ai file se carichiamo immediatamente i dati. Se invece vogliamo andare ad estrarre i dati da un singolo file di questi, noi facciamo trasforma dati. Facendo trasforma si apre Power Query e qui ecco che visioniamo praticamente il contenuto che avevamo in anteprima. Ad esempio ipotizziamo che noi vogliamo leggere da questo foglio Excel, quindi WIP XLSX. Basterà andare sull'opzione che c'è di qua, premere su binari. Quando noi premiamo su binari, praticamente entriamo in questo file, quindi vedete, senza conoscere il codice, io clicco qua e sono entrato sul file. All'interno del file lui che cosa mi dice? Guarda che trovo più tabelle, trovo un oggetto WIP e una definizione, ok? Qua ci sono delle cose. E qua vedete se clicco su table, ok? Quando vedete questi nomi qua che hanno anche un colore verdino, ok? Quando io clicco significa che dentro ci sono delle tabelle, quindi all'interno di questo foglio sta trovando dei dati e sotto vediamo l'anteprima di quello che trova, vedete? Quindi se io poi vado qui e faccio un altro drill down, quindi clicco su table, ecco che ho esploso l'informazione che c'è dentro al foglio WIP che vedevamo prima e qui vedo proprio la sua base dati, quindi se noi aprissimo questo file qua e vedessimo che cosa c'è dentro, c'è appunto un foglio WIP e c'è all'interno di quel foglio questa base dati qua. Lui ha creato praticamente tutti i passaggi, quindi anche qui vedete questa qui è l'intestazione di riga, quindi qui basterebbe andare sul menu Home oppure anche nel menu Trasforma, ma comunque qui è più semplice, uso la prima riga come intestazioni. Ecco che se clicco qua tutti i campi vengono nominati prendendo la prima riga dell'origine dei dati. Se poi ipotizziamo voglio prendere un altro file da quella cartella, potremo venire qua e fare un tasto destro, duplica. Facendo duplica io duplico la mia query, quindi ad esempio questa la potrei rinominare con un F2 e la chiamo WIP. E adesso vediamo, qui ad esempio potremo cancellarci i passaggi perché voglio tornare alla navigazione, torno alla mia origine e dico ok guarda io ho importato questo file qua, ma io voglio importarmi anche questo dato qua, anagrafica CSV. Ok, quindi torno qua, faccio binari,
Ecco che anche qua mi fa l'esplosione. Mettiamo anche in questo caso l'intestazione sulla prima riga e ecco che io praticamente vado qui e poi scrivo anagrafica, quindi gli do un nome. Ecco che ho creato le mie due sorgenti, mi sono connesso a una cartella così mi vede i file e poi l'ho semplicemente duplicata e ho rifatto la navigazione. Questo è il modo per andare a importare i dati quando sono su una cartella, però senza uscire adesso da Power Query possiamo ritornare nella selezione di driver andando su nuova origine che vedete qua, che è la stessa cosa di cliccare qui su recupera dati. Andando su nuova origine, che cosa vediamo? Vediamo sempre file, che sono quelli che abbiamo utilizzato, piuttosto che ci possiamo connettere a dei database, piuttosto che a un SQL Server, piuttosto a altre origini, qui troviamo ad esempio i driver ODBC. Piuttosto che diciamo, ok, ci vogliamo collegare praticamente a un file in cloud, no? Perché noi abbiamo visto che abbiamo importato un dato dal nostro PC, però adesso con il cloud che avanza può essere che noi utilizziamo OneDrive piuttosto che SharePoint, piuttosto che Teams, no? Quindi potremmo utilizzare ad esempio il driver da web. Il driver da web ci permette di connetterci a uno specifico file, quindi se noi clicchiamo qui, ok, per fare un esempio, noi qui dobbiamo dirgli la posizione del nostro file. Allora, come si fa ad esempio, no? Io adesso sono entrato su SharePoint, ma non vado nel dettaglio, vi faccio capire solo come recuperare il link del file specifico posto all'interno di un SharePoint, di un OneDrive o di un gruppo di Teams. Quindi, ad esempio, entriamo su sorgenti, per recuperare il link da mettere nel drive di Power Query, bisogna appunto aprire ad esempio il file Excel. L'Excel è utile per trovare la sorgente, poi basterà rinominare l'ultima parte per avere ad esempio quella per il CSV. L'Excel è quello che ci viene d'aiuto, quindi andiamo nei tre puntini, facciamo apri e dobbiamo aprire il file nell'app. Quando noi apriamo il file nell'app, adesso qui mi fa uscire perché ho Power Query aperto, facciamo così, ok, me li ha caricati, adesso mi apre praticamente il file di SharePoint. Quando noi siamo qua andiamo nel menu file, andiamo praticamente su informazioni, qui dobbiamo fare copia percorso. Questo praticamente è il percorso che utilizziamo per recuperarlo la prima volta, adesso questo file non ci serve più, perché lo dobbiamo appunto andare a mettere sul driver, quindi ritorno qui, faccio da web e lo metto qui sul driver. Vedete che questo è il percorso di dove è posizionato il file, ok? Quindi questa è la prima volta, è tutto uguale fino praticamente a sorgenti, ok? Quello che cambia è il nome del file che è posto qua, vedete, WIP XLSX, quindi se poi dobbiamo prendere altre informazioni CSV, ok, basterà cambiare appunto la specifica qua, mettere CSV e il nome. Però dobbiamo ricordarci di togliere sempre l'ultimo pezzettino, il punto esclamativo web uguale 1, questo va tolto altrimenti non funziona. Ok, quindi se dovete recuperare per la prima volta il vostro percorso sorgente, fatelo con un file Excel che è molto facile andare a recuperare questa informazione qua. Altrimenti dovreste sapere come scrivere il link, ma non sto qui ad approfondire troppo. Quindi quando abbiamo fatto questa cosa qua, faccio ok e ecco che io mi sono collegato anche a un file esterno, quindi lui qui mi vede che c'è un foglio WIP, faccio trasforma dati e ecco che io sono collegato al file Excel che è posto su Cloud, che magari è lì perché lo dovete utilizzare in modo condiviso. Adesso questo lo elimino. Invece, per fare qualche trasformazione, cosa possiamo fare? Appunto, dicevamo che qua abbiamo tantissimi pulsantini. Allora, vedete che qui, ad esempio, posso andare qui e qui ho i pulsantini per fare ordinamenti a Z. Gli ordinamenti è meglio non usarli perché portano via risorse, però se vi servono perché dovete vedere i dati per un momento, ad esempio fate a Z, ve li visionate e poi venite qua, magari fate un elimina. Vogliamo magari sostituire dei valori, ad esempio qui al posto di 10, ok, seleziono la colonna, quindi quando voglio operare su un dato deve sempre selezionare la colonna che mi interessa, sul quale mi interessa compiere l'azione. Quindi ad esempio andiamo su tipo commessa e gli dico guarda voglio sostituire i valori che sono all'interno di questa colonna. Quindi premo lì, gli dico guarda trova i valori 10, ok, e quando trovi 10 voglio che mi metti 12, ad esempio. Ok? Quindi lui che cosa fa? Premendo ok, lui ecco che è andato a sostituire tutti i valori 10 che trova dentro alle mie celle e ci ha messo il 12, quindi con un pulsantino semplice abbiamo fatto praticamente una sostituzione. Piuttosto che dico, guarda, io voglio dividere questa colonna, allora anche qua, vengo qua, clicco questo campo, faccio un bel dividi colonna e qua mi dice varie opzioni, in base al delimitatore, in base al numero di caratteri, in base alle posizioni, ok? Maiuscolo, minuscolo, cifra, allora ad esempio qua potremmo dirgli il delimitatore.
delimitatore, ok, potrebbe essere uno spazio, vedete, perché qui ho uno spazio, voglio prendere la prima parte e tenere gli ultimi 2 byte praticamente separati. Ecco, qui noi adesso facciamo ok, vedete che praticamente mi ha separato, ha fatto questo campo senza le AA e la AA me l'ha messa praticamente su un altro campo. Adesso ha fatto 1 e 2, però ipotizziamo che vogliamo rinominare i campi, è molto semplice, vengo qua, faccio un bel doppio clic, questo lo chiamo articolo, ok, e questo lo chiamo ad esempio griglia. Ecco che io ho rinominato i campi. Man mano che io sto facendo i passaggi, vedete che qui sulla destra si stanno praticamente allungando i passaggi che faccio. Se torno indietro, vedete che torno alla nomina dei campi che avevo prima. Se torno indietro, sono alla suddivisione. Se torno qui, vedete che è di nuovo unito il campo. Quindi questo, l'ultimo passaggio, è sempre quello che poi andrà in uscita. Quindi abbiamo già fatto un po' di trasformazioni, vedete, molto semplice. Piuttosto che andiamo direttamente su trasforma e qui abbiamo praticamente il più delle informazioni. Vogliamo appunto andare su formato, possiamo fare il maiuscoletto, vogliamo tagliare, vogliamo pulire, vogliamo fare minuscolo, piuttosto che convertire il maiuscolo solo ogni singola parola alla prima lettera. Possiamo fare un'estrazione, possiamo fare la lunghezza, ad esempio, guarda, mi dici quanti caratteri ci sono, ecco che mi dice che sono 14, quindi ho trasformato questo campo qua, gli ho detto guarda fammi estrai perché qui sto estraendo le informazioni, quindi sostituisco la colonna, mi fai la lunghezza e ecco che qui faccio appunto la lunghezza. Piuttosto che altre informazioni, quindi posso anche dirgli l'intervallo, mi tiri fuori dal carattere 2 al carattere 6. Faccio ok, vedete che tiro fuori l'intervallo dal 2 al 6. Quindi con tutti i passaggi molto semplici e veloci. Poi che cosa ho? Praticamente posso ad esempio andare a fare formule matematiche sulla parte destra, piuttosto che posso andare a operare con le date. Allora, se andiamo a cercare ad esempio delle date, anche qui vedete, qui è in formato data e qui c'è già questa colonnina qua. Ma ipotizziamo che voglio trasformarla in mese. Quindi potrei ad esempio andare qui, faccio un bel data da questo menu in alto, arrivo qua e gli dico guarda fammi vedere praticamente il nome del mese, al posto della data io voglio vedere il nome del mese. Clicco qua, ecco che partendo dalla data io ho trasformato il campo e qui ho il nome del mese. Quindi posso operare sia con le date, adesso torno indietro, che con gli orari. Ok, quindi sempre selezionando il campo, altrimenti vedete che non si attiva niente. Se io seleziono il campo so che sto operando in questo campo qua. Ipotizziamo che adesso dobbiamo aggiungere una colonna, quindi devo aggiungere una colonna al mio tracciato perché devo fare dell'operazione. Allora, ci sono più funzioni, diciamo, ne vediamo 3 in particolare. La colonna condizionale, che ad esempio questa qui è il se di Excel, quindi premendo sulla colonna condizionale qua su, do il nome della colonna, testa ad esempio, e gli dico guarda, se la colonna famiglia è uguale a F196, ad esempio, allora mi dici ok. Altrimenti, se questa regola non è valida, mi dici no. Ok? E qui poi potrei aggiungere clausole e andare avanti. E qui sui 3 puntini posso dirgli ok, ho sbagliato la sequenza, questa spostamela su piuttosto che spostamela giù piuttosto che elimino. Ok, quindi ne posso mettere quante ne voglio. Qui premo ad esempio ok. E qui vedete ha creato la colonna test e praticamente la regola qui, in questo caso ho messo un valore a caso, mi dice che non è mai veritiera, quindi non si verifica mai. Ipotizziamo che adesso io devo modificare questo passaggio qua. Vedete che sulla destra ci sono anche queste rotelline qua. Su alcuni passaggi è possibile entrare e fare le modifiche. Se io vengo qui e premo sulla rotellina, entro in modifica della mia opzione, quindi entro proprio a modificare la condizione che avevo precedentemente modificato. Ipotizziamo invece che sempre sulla colonna condizionale veniamo qua e facciamo, non voglio mettere un valore fisso, ma voglio fare un confronto con un'altra colonna, quindi posso venire qui e gli dico guarda, seleziono una colonna, gli dico guarda, mi fai il confronto della famiglia se è uguale al contenuto di tipo commessa, ad esempio. E qui gli do sempre l'uscita, piuttosto che gli dico il contrario, potrei fare, ad esempio vengo qua, fammi questo valore e qua non mettermi ok, quando questa condizione è vera mi riporta il contenuto di un'altra colonna, quindi quando quella condizione è vera mi riporti questo contenuto qua, ok? E quindi posso giocare sia con i testi manuali piuttosto che con contenuti che sono appunto presenti su altre colonne. Ovviamente il ragionamento di questa cosa qua viene fatta sempre leggendo le informazioni sul singolo record, quindi quando passo di qua
leggerà le informazioni che sono su quest'altro record. Quindi questo è il primo sistema per inserire ad esempio una colonna. Il secondo è la colonna personalizzata. Quando io vengo qua, ok, faccio un test 2, qui devo sapere come scrivere la formula in un linguaggio M un po' semplificato, ok? Ipotizziamo, tornando alla colonna condizionale, che dobbiamo fare un if un po' più complicato, no? Quindi qui è tutto case sensitive, Power Query funziona proprio in case sensitive, quindi la lettera minuscola è differente dalla lettera maiuscola, e quindi su questa cosa qua bisogna stare molto attenti. Se io richiamo il campo articolo e scrivo articolo tutto in maiuscolo, per lui è una cosa differente e non riuscirà a trovare il campo. Quindi proviamo a fare la colonna condizionale che abbiamo fatto prima. Ora si fa if piccolo, se ad esempio articolo posso venire qua, faccio così, faccio doppio clic, gli dico è uguale a aperte virgolette Pippo ad esempio, allora ok, si scrive sempre then in piccolo, scrivi ok, altrimenti si scrive else in piccolo e si scrive no. Ecco, io ho fatto praticamente la stessa colonna condizionale che abbiamo visto prima, ma ho usato un po' di codice. Qui ad esempio potreste fare degli if annidati, cosa che la colonna condizionale non vi permette di fare perché ve li fa tutti sequenziali, ok? E questa è un'alternativa. Ricordatevi sempre if, then, else scritto in piccolo, quindi se io qui poi faccio ok, creerà la colonna 2, ok, e ecco che ovviamente ho messo una condizione che non si verifica mai, anche qua mi dice sempre no. Ipotizziamo che dovete fare però una colonna particolare che fa un determinato ragionamento sui campi che sono posti qui su Power Query, però non siete capaci, non conoscete il linguaggio M che deve essere utilizzato qui dentro. Nessun problema, non serve arrivare a conoscere le funzioni di M almeno da subito. Basterà andare ad utilizzare questo campo che c'è qua su, colonna da esempio. Questo campo qui, questo bottone, ci permette di creare dei risultati intelligenti, quindi Power Query andrà a compilare la formula in automatico per voi. Ecco, questa è una cosa che ad esempio in Excel non c'è, no? Voi in Excel, se non sapete la formula, non potete ottenere il risultato. Invece Power Query ha una funzione intelligente di rilevazione delle formule. Ad esempio, andiamo qui e prendiamo ad esempio queste due colonne qua. Io le seleziono ad esempio con il control, perché quando vado a cliccare sulla freccetta lui mi dice, ok, vuoi fare il ragionamento su tutte le colonne della nostra base dati, piuttosto che vuoi fare il ragionamento sulla selezione. Ora conviene sempre utilizzare la selezione, quindi io faccio clic da selezione. Adesso vedete che qui praticamente ha posto il flag su queste due colonne qua e me le ha messe in verde e ha aggiunto questa colonna. Allora qui facendo doppio clic qui vi dico che è il mio risultato, ad esempio posso rinominare appunto la colonna, e qui su queste celle bianche qua io devo scrivere il risultato che voglio ottenere. Ad esempio io dico guarda, voglio fare tp 11-vap, ok, non voglio avere l'ultima informazione. Adesso se noi vediamo, lui ci fa una proposta sotto, vedete? Perché ha già intuito con un solo inserimento che cosa voglio andare a fare. E se noi andiamo a vedere praticamente che funzione ha messo, lui ha messo text.combine, questa è la funzione di Power Query per fare questa unione. Mi mette lavorazione underscore tipo e poi mi fa una virgola e mi mette praticamente un testo fisso. Quindi lui mi ha fatto una proposta, quindi vedete anche qua, no? Lui mi ha scritto TP11, TP11, poi c'è TP14, me lo dice giusto, però scrive VAP dappertutto. Non è quello che vogliamo ottenere, lui ancora non ha capito quello che vogliamo fare. Noi vogliamo che qui esca TP11, ma burr1, burr, ok? Quindi non ha capito, lo aiutiamo ancora inserendo un altro esempio. Quindi scriviamo TP, ok, 11, trattino, burr. Quando io premo invio, vediamo adesso se è più intelligente. Ecco che adesso ha capito bene quello che vogliamo fare. Vedete, il risultato è sempre giusto. Quindi anche qua che cosa ha fatto? Vedete, ha complicato ancora la mia funzione. Quindi lui dice text.combine, che è la funzione che ci permette di combinare l'informazione. Quindi ci prende tutto il contenuto di questo campo, aggiunge un trattino, e qui il separatore e la virgola, e poi mi fai i primi 3 caratteri con text.start della lavorazione successiva. Se io adesso premo ok, io ho completato l'attività e vediamo che lui mi ha creato il campo che non sapevo come andare a realizzarlo, me lo fa lui in automatico. Poi ipotizziamo che lo devo modificare perché cavolo ho sbagliato, lo dovevo modificare ma la formula va bene come l'aveva intuita, posso sempre andare qui sulla destra, fare clic sulla rotellina e entro praticamente nella colonna personalizzata che vedevamo poco fa
e trovo la formula che lui è andato a utilizzare. Quindi non dovevo magari prendere i primi 3 campi, volevo prendere i primi 2, mi faccio un cambiamento qui, faccio ok e ecco che prendo i primi 2 campi. Quindi colonna personalizzata, colonna da esempi è una delle funzionalità principali per voi quando inizierete appunto a utilizzare questo strumento. Poi vediamo un po', ad esempio, se noi andiamo ad esempio su Home, ok, qui ho questa informazione che è la base dati del WIP e questa è un'anagrafica, ok? Quindi le informazioni che sono contenute qua, ok, ho anche del dettaglio posto su una grafica. Questa è una tabella di fatti e questa è dei dettagli anagrafici che non ho sulla tabella di WIP. Ipotizziamo che dobbiamo metterli insieme. Quindi andiamo sulla tabella di WIP perché vogliamo operare su questa tabellina. E qui abbiamo due fantastici strumenti, il merge e la coda. Allora, la coda ci permette di unire due tabelle una sopra l'altra, quindi quando le uniamo dobbiamo avere il layout che è differente, quindi gli stessi campi, ma non necessariamente, perché se ho campi differenti eventualmente li aggiunge in automatico. Ma quello che ci interessa di più capire in questa introduzione è il merge di query. Se io clicco qua, ok, lui mi dice merge di query piuttosto che unisci query come nuova. La differenza tra questi due è che il primo continuerò da questo passaggio in avanti. Invece il secondo, ok, mi creerà una query nuova e mi prenderà il riferimento dell'ultimo passaggio di questa e dell'ultimo passaggio di questa. Facciamone una nuova, così andiamo proprio su una nuova e la vediamo proprio bene. Facciamo unisci, lui mi dice ok, vuoi mettere insieme che cosa? Da questa tabella qua, ok, io voglio prendere dell'informazione da quest'altra tabella qua. Allora, qui il legame è come fare un cerca verticale su Excel. Io voglio cercare questo articolo all'interno di questa tabella che è questo articolo e voglio estrarmi, ad esempio, l'informazione vista sole che c'è qua, tipo prodotto, ok? Ipotizziamo però, perché questo è più potente del cerca verticale, che la chiave non funziona solo con un campo, ma funziona con due campi. Adesso questo non è il caso perché ho splittato, diciamo, la griglia, ma comunque io dovrei fare clic qui e poi faccio clic tenendo premuto il tasto CTRL, clicco anche su questa cosa qua e poi ipotizziamo che qui c'è la griglia, clicco anche su questa cosa qua. Vedete che lui dice 1 con 1, 2 con 2, quindi posso fare un cerca verticale prendendo più campi di riferimento. Adesso lo annullo un attimo così metto un attimo a posto la chiave. Diciamo che avevamo tiro via un po' tutti questi passaggi qua in modo che vediamo che cosa abbiamo poi come risultato. Ok, andiamo appunto a fare il merge, facciamo unisci nuova, dicevamo che prendiamo questa con l'anagrafica e questa, ok, perché qui c'è anche questa informazione che prima avevamo splittato, e premo l'ok. Qua ci sono tante funzioni ma adesso non le approfondiamo, le trovate comunque spiegate nella masterclass. Premiamo ok, quindi è la funzionalità del cerca verticale. Adesso noi vediamo, lui qui ci ha creato un passaggio e se vediamo su origine lui ha scritto questo codice qua, no? Quindi è l'unione di WIP più anagrafica, quindi essendo che in testata io ho, vedete anche qui la rotellina, se voglio tornare dentro e modificare, la prima tabella è WIP, lui mi riporta tutto il risultato della tabella WIP e dell'anagrafica che cosa mi riporta? Andiamo in fondo e vediamo che mi riporta tutta la tabella anagrafica e dentro ci scrive table, ok? Se noi vediamo qua adesso lui non sta trovando dei risultati perché probabilmente non è compatibile la chiave, quindi non lega, non trova risultato con la chiave. Ad ogni modo, che cosa succede? Se io qui adesso gli dico, guarda, premo questo pulsantino grigio che c'è qua su, ok, gli dico, perfetto, che cosa vuoi esplodere dalla mia anagrafica? Gli dico, guarda, voglio tirarmi fuori il tipo prodotto, questo qua, ok? E faccio ok. Perfetto, vedete che qui ci sono dei legami, quindi ha effettivamente trovato la chiave che merge bene con queste cose qua, quindi cerca verticale ha funzionato e qui mi ha riportato il prodotto. Qui la chiave non è stata trovata per l'articolo che ho qui in questa tabella, quindi questo articolo non esiste nell'altra tabellina e quindi mi riporta il null. Però qui ho fatto appunto il cerca verticale, quindi col merge posso appunto andare a fare dei cerca verticale. Se poi noi abbiamo fatto questo passaggio, qui andiamo a fare delle modifiche, fate attenzione perché questo qui è di riferimento a questo e a questo. Quindi questi due oggetti qua, ricordatevi, quello che avete sempre nell'ultimo passaggio è l'informazione che viene utilizzata poi da altri oggetti se sono connessi tra loro. Quindi questa è la funzionalità di merge. Però diciamo che qui praticamente abbiamo con i bottoncini, vedete, possiamo veramente fare tante cose.
io posso anche venire qua a fare clic destro, vedete, è un menu che compare e qui ci sono tantissime opzioni che posso andare a utilizzare, ma diciamo che questo è un menu rapido che va a sostituire quello che ho già nel menu in alto, quindi trovate le stesse identiche informazioni. Piuttosto che vado sulla cella, vedete, trovo altre informazioni. Vediamo ancora due funzionalità e poi ci fermiamo qui. Allora, andiamo ad esempio sull'anagrafica e facciamo ad esempio un raggruppamento, questo pulsantino qua su, quindi su Transforma lo troviamo anche su Home che è qua. Quando facciamo raggruppa, io gli dico, ok, guarda, voglio raggruppare delle informazioni, ad esempio andiamo su avanzate, voglio raggruppare per tipo prodotto, qui facciamo una cosa tipo la pivot, aggiungiamo un'altra colonna e voglio raggruppare anche la destinazione mercato. E poi voglio farmi un conteggio delle righe del campo, ad esempio, facciamo non conteggio delle righe, voglio farmi ad esempio, sì, prendiamo il massimo, ad esempio, del campo colore, ok? Nel caso ci siano duplicati, qua facciamo max colore. Quando noi facciamo questa cosa qua e facciamo ok, anzi facciamo il conteggio delle righe che è meglio, quindi facciamo conteggio, lui ci conta, quindi lui adesso andrà a fare l'aggregazione per queste due qua e qua ci crea questa colonna, ok, questa misura che fa il conteggio delle righe che andiamo ad aggregare. Quindi vedete che praticamente per vista donna nella mia tabella ci sono 364 righe. Per questa qui ci sono 150 righe, quindi con un raggruppa possiamo ottenere il risultato che più o meno praticamente è come funziona la pivot. Facciamo proprio un raggruppamento per ottenere questa specifica base dati e poi da qua possiamo fare altre operazioni. Ne vediamo ancora due per chiudere. Trasforma. Ipotizziamo che io voglio mettere questa informazione qua, la voglio mettere in orizzontale, ok, e tenere questa colonna qua in verticale. Allora qua ci viene praticamente in aiuto l'informazione colonna pivot e trasforma colonne un pivot. Quindi ad esempio io adesso voglio fare queste due cose qua, dico guarda fammi la pivot, clicco qua e gli dico ok, prendo queste due qua perché questa è quella che voglio mettere in orizzontale, quindi prendo la misura che deve andare sotto e questa che deve andare in orizzontale. Qual è la mia colonna dei valori? È tipo prodotto o conteggio? È conteggio. Quindi se premo ok, vedete che lui mi ha trasformato, ha fatto la pivot proprio come possiamo fare nella pivot di Excel. Quindi ho il prodotto che si è raggruppato ulteriormente qui e qui ho messo l'informazione donna, uova, bambino e qui ho le quantità che si splittano appunto con questa informazione, proprio come la pivot di Excel. Ipotizziamo che invece abbiamo questa informazione qua e vogliamo andare a verticalizzarci il dato, quindi abbiamo un dato tutto in orizzontale e noi vogliamo mettere queste tre colonne qua, ok? E vogliamo riportare come ce le avevamo prima. Allora la funzionalità contraria è appunto trasforma colonne tramite un pivot. Quando noi clicchiamo qui, ecco che avendo selezionato le colonne che ci interessavano, me le ha messe praticamente in verticale. Poi ovviamente lui qui scrive attributo e valore, dovremo semplicemente andare qui, modificare la colonna se lo vogliamo e abbiamo praticamente terminato. Quindi pivot e un pivot. Diciamo che abbiamo fatto una view delle funzionalità base di Power Query. L'importante è proprio capire che qui avete le informazioni, i driver, ok, per connettervi alle vostre origini. Quando siete qui avete i passaggi sulla destra che vi fanno tutto quello che dovete appunto andare a lavorare. Adesso questo è andato in errore perché abbiamo cambiato questa anagrafica qua, ok? Qui avete tutti i passaggi, potete andare su e giù. L'unica cosa che mi raccomando è fate attenzione se utilizzate basi dati enormi, quindi intendo che andate magari dai 5-10 milioni in su, che se andate a fare tanti passaggi magari a un certo punto potrebbe fare fatica. In quel caso lì approfondite come funziona lo strumento con la mia masterclass che così andrete a fare delle ottimizzazioni per far correre molto di più lo strumento. Però diciamo che è un ottimissimo tool per evitare l'uso di formule, trasformare i dati e gestirli nel modo più adatto. Ricordiamoci anche che Power Query come Power Pivot non mi dà il limite del milione di righe, quindi se io devo andare a farmi un cerca verticale a una tabella di 1 milione di righe, ok, con Excel, con 2 milioni di righe, con Excel non lo posso fare perché ho sempre il limite del mio milione di righe. Io qua posso caricare anche 500 milioni di righe, non è un problema. E quando vado a fare il cerca verticale, come l'abbiamo visto prima con il merge di query, Power Query è estremamente più veloce rispetto a una formula di Excel. Quindi tutto quello che voi trasformate dentro questo tool lo fate con una velocità estremamente più alta rispetto alle formule di Excel.
Quindi è veramente un ottimo tool che vi consiglio di iniziare ad utilizzare al più presto, perché vi permette di fare veramente, veramente tante cose. Bene, siamo giunti al termine anche di questa introduzione, di questa lezione. Come sempre, se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like qua sotto al video, iscrivetevi se non siete iscritti. Se invece volete aiutarmi a sostenere il canale, a portare avanti questa missione di portare sempre contenuti nuovi ogni settimana, magari pensate a stipulare un abbonamento che a me è veramente di grande aiuto per mantenere tutta questa cosa qua. Vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!